Sant'Antonio Abate, l'eremita venerato per la sua profonda connessione con la divinità e la natura. In questo straordinario viaggio, esploreremo 20 delle sue più ispiratrici e illuminanti frasi, offrendovi un'opportunità unica di immergervi nella sua saggezza millenaria. Da citazioni sulla fede al superamento delle tentazioni, ogni parola di Sant'Antonio diventa una guida per affrontare le sfide della vita quotidiana con forza interiore. Se trovi valore in questo contenuto, non dimenticare di iscriverti, condividere con chi potrebbe trarne beneficio e lasciare i tuoi pensieri nei commenti. Siate pronti per un'esperienza di scoperta e riflessione mentre ci immergiamo nelle parole trasformative di Sant'Antonio Abate. Buona visione! È dal prossimo che ci vengono la vita e la morte. Perché se guadagniamo il fratello, è Dio che guadagniamo. E se scandalizziamo il fratello è contro Cristo che pecchiamo. Il pessimo male dell'anima sono i desideri insaziabili di ricchezze e piaceri, uniti all'ignoranza della verità. La pace è a prezzo della moderazione dei desideri. Il nostro desiderare continuo ci riempie di agitazione. Siamo grati al medico anche per il medicamento doloroso. Di fronte al patire dobbiamo essere grati a Dio. Qualunque cosa ci accada è per il nostro bene. Verrà un tempo in cui gli uomini impazziranno, ed al vedere uno che non sia pazzo, gli si avventeranno contro dicendo: tu sei pazzo, a motivo della sua dissomiglianza da loro. Un fratello disse al padre Antonio: prega per me. L'anziano gli dice: non posso io avere pietà di te, e neppure Dio, se non sei tu stesso ad impegnarti nel pregare Dio. Quando tacete, non vi venga creduto di far atto di virtù, ma di non esser degni di parlare. Se ammirate la degnazione di un imperatore, polvere come noi, e che polvere tornerà, quanto più non dovete meravigliarvi che ci abbia scritto e parlato quel che è monarca eterno. Colui che batte un blocco di ferro, prima pensa a quel che vuole farne, se una falce, o una spada, o una scure. E anche noi dobbiamo sapere a quale virtù tendiamo, se non vogliamo faticare invano. Miei cari figli, vi prego di non considerare fatica, né di avere a noia l'amore reciproco. Questa è la grande fatica dell'uomo. Gettare su di sé il proprio peccato davanti a Dio e aspettarsi la tentazione fino all'ultimo respiro. Chi dimora nel deserto e cerca la pace, è liberato da 3 guerre, quella dell'udito, della lingua e degli occhi. Gliene resta una sola, quella del cuore. L'occhio vede le creature sensibili, la mente apprende l'invisibile. La mente resa fertile da Dio è la luce dell'anima. L'uomo che possiede una mente innamorata di Dio ha una luce nel cuore e può vedere l'invisibile. Quando il corpo nel seno materno ha raggiunto la sua formazione esce alla luce del mondo. Quando l'anima, nel corpo che le è toccato in sorte, raggiunge la sua perfetta età, abbandona le sue spoglie fisiche. La mente inizia il suo risveglio quando attorno a lei le voci dell'esteriorità fanno silenzio, e soltanto la voce interiore parla. Nel silenzio nasce nella mente quella parola essenziale che è offerta accettevole a Dio e dono di salvezza all'uomo. La mente vede tutte le cose, anche quelle che sono in cielo, nulla la può ottenebrare all'infuori del peccato. La mente pura nulla trova incomprensibile, né la sua parola trova alcunché arduo ad essere espresso. La parola è la serva della mente, ciò che la mente comanda la parola l'esprime. L'uomo da Dio riceve il bene, essendo Dio tutto il bene. Quando l'uomo si sottomette al male, riceve il male da se stesso, dalle bramosie, dall'insensibilità che sono in lui e dagli spiriti del male. L'infermità più grave dell'anima, la sventura più disastrosa è il non conoscere Dio che ha creato tutto per l'uomo, e gli ha dato la mente e la parola, con le quali, ascendendo verso l'alto,
può entrare in comunione con Lui e vivere nella chiara contemplazione del suo volto. La morte, per chi sa comprenderla, è immortalità, ma per gli ignoranti, che non comprendono, essa è solo la morte. Non è questa morte che dobbiamo temere, ma la perdita dell'anima che è la non conoscenza di Dio. Questo è cosa tremenda per l'anima. Abbiamo esplorato insieme le parole di Sant'Antonio Abate, immergendoci nella profondità della sua saggezza. Ci auguriamo che queste frasi abbiano acceso una luce nella vostra mente e nel vostro cuore. Ora, vi invitiamo a portare con voi queste lezioni nella vostra vita quotidiana. Come potete applicare la compassione, la rinuncia e la fede nel vostro percorso? Unitevi alla conversazione nei commenti, condividete le vostre riflessioni, e connettetevi con altri in cerca di ispirazione. E non dimenticate di iscrivervi al canale. Speriamo che questo video abbia portato un po' di luce nelle vostre giornate, e vi abbia ispirato nella vostra ricerca di significato e spiritualità. Grazie ancora per essere con noi. Alla prossima avventura di crescita spirituale!